Ciao ragazzi, in questo video vi porterò con me in un'esperienza che è stata molto bella, ovvero la V-Strom Academy, dove abbiamo fatto un corso di Max Enduro. Prima di passare al video però voglio ricordarvi che è ancora attivo il concorso VD40 per vincere un viaggio in Florida. Mi raccomando, se non l'avete fatto provate, perché un viaggio in Florida non ve lo regala nessuno, ma VD40 sì. Quindi tentando non nuoce, vi lascio in descrizione il link per partecipare. Mi raccomando, fatelo subito o dopo aver visto il video, e descrizione. Ragazzi, come potete vedere da tutte queste bandiere siamo arrivati alla sede della V-Strom Academy di Suzuki in compagnia della nostra bestiola. L'abbiamo assettata con tutte le borse, perché ho tutto l'abbigliamento da enduro e fuoristrada nelle valigie, in modo e maniera che sono venuto molto comodo in jeans e giacca. Siamo partiti molto presto, alle 5 di mattina, perché ci attendevano tanti chilometri. Considerate che sono le 8 adesso, abbiamo già fatto circa 270 chilometri. Ci tengo molto a ringraziare Suzuki Italia per l'invito e vediamo di imparare qualcosa da questo corso. La prima cosa che ci è stata spiegata è la posizione corretta in sella e soprattutto in piedi, perché in fuoristrada, soprattutto con una Max Enduro, si va veramente sempre in piedi. Prima di tutto, giustamente, quando stai registrando ci sono i vicini che trapanano. Come stavo cercando di dirvi, quindi partiamo dal piede. Il piede deve stare praticamente con la pedana sull'avampiede, non in avanti e non troppo indietro. Ovviamente non quando dobbiamo cambiare, ma in una posizione di partenza. Quindi la posizione di partenza sarà questa, dove noi possiamo andare a far lavorare il polpaccio, quindi la sospensione che abbiamo noi naturalmente. Invece se teniamo il piede così non abbiamo questo aiuto. Invece la posizione delle ginocchia devono stare nel punto più stretto della moto. Ve ne accorgete, perché andando un po' più avanti si andrà ad allargare per via del serbatoio, mentre andando un po' più indietro si andrà ad allargare per via della sella. Bacino lo dobbiamo mettere un po' così a papera. Poi dobbiamo formare una linea tra mano, gomito, spalla, braccia leggermente flessa, non troppo nemmeno tesa, perché anche qui non andiamo a far lavorare il braccio. Testa alta, a guardare ovviamente gli ostacoli. Questa è la posizione di partenza, ovviamente, perché poi dovremo cambiare, spostare il piede, dovremo magari spostare il peso indietro, spostarlo avanti, ma da questa posizione di partenza riusciamo più velocemente a fare ogni operazione. Ovviamente io non sono un pilota e non sono nessuno per insegnarvi, sto cercando semplicemente di riportare ciò che mi è rimasto dopo il corso, quindi posso anche sbagliare qualcosa e se volete correggermi fatelo pure, io cerco di essere il più corretto possibile. Ovviamente una cosa importante che mi stavo dimenticando di dirvi è che con le gambe dobbiamo cercare di stringere la moto in modo da togliere il peso dalle braccia, perché se lavoriamo sempre di braccia ci stanchiamo molto. Invece le gambe sono muscoli molto più grossi e molto più potenti, quindi possiamo utilizzarli meglio e non tenere il peso sulle braccia. Adesso ci stiamo dirigendo verso il campo dove ci eserciteremo. Come avrete già visto siamo a bordo di una Suzuki V-Strom. Iniziamo a vedere gli striscioni Suzuki, quindi credo che siamo arrivati. Abbiamo controllo di trazione su un livello 1 e ABS attivo, va detto giusto per scaldarci e conoscere la moto. Poi dopo andremo a disinserirli o comunque a diminuirli. Lì cerchiamo di stare il più vicino possibile ai binari, come se avessimo una porta immaginaria a disposizione solo per la larghezza della moto. Ok. Inizialmente in quel punto cercavo di farlo in velocità, appunto perché forse non avevo capito bene l'esercizio. Invece quello che dovevamo andare a fare era proprio andare piano, per cercare di non facilitarsi la cosa tramite la velocità e la curva dello sterzo, ma quello che dovevamo andare a fare è dare il peso sulle pedane e quindi far curvare la moto facendola piegare. Cosa vorrei vedere io? Il pilota che accelera, quando decelera si porta indietro, freno dietro e porta il carico, il bacino inizialmente sul posteriore, frenando, frizione, freno dietro, peso all'indietro.
Eccoci alla frenata. Che cosa facciamo? Dobbiamo cercare di dare più trazione possibile al posteriore. Quindi dobbiamo cercare di, ovviamente il piede destro va leggermente più avanti perché dobbiamo andare a cercare la leva del freno. Quindi leva del freno, qui eventualmente se dobbiamo scalare, perché ovviamente siamo in seconda, in terza, inchiodando, poi mettiamo in prima per poi ripartire. Avremo i piedi leggermente più avanti, ma cercheremo di spostare la parte sedere, corpo, tendendo le braccia all'indietro e dando appunto trazione al posteriore. Questo vale sia quando abbiamo l'ABS sia quando non abbiamo l'ABS, perché avendo l'ABS, se riusciamo a dare più trazione possibile al posteriore, l'ABS lavora meno e quindi riusciamo a fermarci prima. Per quanto riguarda quando non abbiamo l'ABS, ovviamente più gli diamo trazione e meno la gomma scivola. Lungo? Perfetto. Più dai carico e meno lavoro elettronica. Sì. Hai fatto bene il gesto, prova a dare solo più carico. Dai che proviamo ancora una volta. Tu hai due modi per fermarti qua dentro. Sì. Frenare lì, poi sembra più avanti fino ad arrivare dentro, o arrivare lungo poi frenare prima. Ora stai usando quel metodo, sembra Ok, di più. provo a fare un po'... Arriva lungo, perché sennò stai qui un giorno e non ci arrivi mai. Arriva lungo, poi si mettono prima. Ok. Hai fatto bene, puoi controbilanciare di più, cioè puoi andare con più peso indietro. Sì. Okay? Dai più carico, basta 5 cm spalmato per i 3 metri, potresti farci. Vai. Hai ancora margine. Sì, freno poco davanti. Oh, c'è un po' di margine, ma questa è una bella staccata. Forse questo è uno degli esercizi che mi piace di più, salto dell'ostacolo. Il primo ostacolo dovevamo semplicemente mantenere velocità costante. Il secondo ostacolo era un pochino più alto, voleva che noi sul dove andavamo a toccare appunto l'ostacolo acceleravamo. Questo perché? Per alzare la ruota anteriore e sorpassare l'ostacolo. Prima di tutto dobbiamo cercare di prenderlo in maniera dritta, perché se prendiamo un tronco diciamo in obliquo e è magari umido, bagnato, tenderà a scivolare la ruota, sia quella davanti che quella dietro. Quindi lo prendiamo dritto per dritto. Quindi quando arriviamo vicino all'ostacolo, gas costante, poco prima dell'ostacolo aumentiamo la velocità in maniera tale appunto da alleggerire l'anteriore. Possiamo aiutarci con la sospensione, schiacciando la sospensione anteriore sull'ostacolo, in maniera tale che anche la sospensione ci aiuti appunto a superare l'ostacolo. Adesso ci siamo. Siamo? Però se tutti noi ci mettiamo in piedi così. Questo forse è l'esercizio un pochino più difficile. Dovevamo salire per questo colle che si nota forse la ripidità, ma noterete come la moto sobbalza a salire da questi gradoni. Anche qua la cosa fondamentale era mantenere il gas costante, perché appunto con tutte queste dunette, se ci mettevamo a chiudere e aprire il gas, tendevamo a far slittare la moto, perdere velocità, rischiare di rimanere quasi fermi fra una dunetta e l'altra, e non è la cosa migliore. Quindi leggermente indietro per attenuare appunto questi sbalzi, perché la moto appunto ti dà queste botte a salire sui gradoni. Peso un pochino indietro per dare appunto più trazione e gas costante.
Ragazzi, il corso è finito, vi consiglio ovviamente a tutti di partecipare a corsi del genere, sia se andate in strada, magari corsi per strada, se andate in fuoristrada corsi come questo, se andate in pista corsi da pista, perché veramente vi danno delle nozioni tecniche, sia se siete inesperti, sia se siete, diciamo, persone che vanno in moto o comunque si divertono da tanto tempo e diciamo si acquisiscono tecniche per esperienza. Qui imparate veramente a sfruttarle anche meglio, no? A sfruttare meglio anche quello che avete imparato negli anni. Quindi ovviamente questo video sì serve per anche trasmettervi qualcosa, ma anche per dirvi fate questi tipo di cose, perché aiutano veramente tanto l'esperienza del motociclista che siete e che potete diventare. Fatemi sapere se volete vedere un bel test su questa V-Strom, così magari rompiamo un po' le scatole a Suzuki. Ci vediamo nel prossimo video. Bella!